Oggi ripercorreremo la biografia del neo rieletto presidente degli Stati Uniti d'America. Chi lo sostiene lo ama incondizionatamente, ne parla come un visionario, un eroe. Chi lo critica invece lo considera il male sulla terra, la personificazione di tutto ciò che non va nella società moderna. Ma Trump è un buono o un cattivo? È una domanda che divide, che crea fazioni, ma soprattutto che non ha una risposta possibile. Donald John Trump nasce il 14 giugno 1946 a New York City, nel quartiere del Queens, è del segno dei gemelli quindi. Trump è il quarto di 5 figli avuti da Frederick Christ Trump, un costruttore immobiliare, e Mary Ann Trump, ma le loro origini partono dal regno di Baviera, l'attuale Germania, dal nonno Friedrich Drumpf, scritto Drumpf, un uomo d'altri tempi. Calcolate che è nato nel 1869 ed è morto nel 1918 a soli 49 anni. Praticamente ha vissuto senza manco l'acqua calda, per dire. Quindi facciamo un passo indietro nel tempo e andiamo al 1883 a Karlstad, la città natale di Friedrich Drumpf, a quando sua mamma dice a Friedrich, ormai 14enne, che a noi sta simpatico e quindi chiameremo Federico: Federico, devi andare a lavorare. Ti ho trovato un posto come apprendista barbiere a Frankenthal, una città qui vicino. Federico va a imparare il mestiere. Passati quasi 2 anni e mezzo, torna a casa da sua madre a Karlstad. Ora, Karlstad è un paesino con 1000 abitanti e Federico capisce presto che fare il barbiere con 10 clienti non è che sia proprio un bel business. Come se non bastasse, viene a sapere che fra un anno dovrà partire per la leva militare obbligatoria nell'esercito imperiale tedesco. E che fa a questo punto? Scrive un biglietto a sua madre e scappa di notte e notte per andare dove? Negli Stati Uniti d'America. Viaggio di sola andata, anche perché per aver disertato la leva militare viene emesso un decreto reale che lo bandisce dal paese a vita. Nel 1855 Federico si trova negli Stati Uniti ed è un immigrato illegale, arriva senza documenti, arrivato per miracolo a bordo di un piroscafo, che sarebbe tipo un battello a vapore, e quando gli chiedono il nome per identificarlo risponde di chiamarsi Frederick Trump, quindi si cambia nome. Lo registrano con questo nome e in poco tempo riesce a trovare lavoro come barbiere. Ci troviamo a Seattle e siamo nel 1891, quando Federico, con poche centinaia di dollari, compra una specie di tavola calda con affittacamere. Dove? Nel quartiere più birbantello di Seattle. Infatti, vicino si trovano casinò e prostituti. Dopo soli 3 anni, nel 1894, Federico vende baracca e burattini e si trasferisce a nord di Seattle, nella città mineraria di Montecristo. Vorrebbe comprare un appezzamento di terra di 40 acri vicino a dove stanno costruendo una stazione ferroviaria, perché vorrebbe costruirci un hotel. Ma costa troppo, tipo $1000 per acro. Riesce però a farsi vendere la concessione mineraria sul terreno per soli $200. Federico quindi non può costruire, eppure, fingendo che la concessione mineraria glielo consenta, fa costruire in fretta e furia una tavola calda simile a quella di Seattle, con pensione annessa, per fare gli stessi usi del quartiere birbantello, e quindi affittacamere a ore, e nel giro di un anno riesce ad acquistare il terreno, quindi alla fine se lo compra sto terreno. Sono passati altri 3 anni e infatti il 1897, quando inizia in America la famosa corsa all'oro, migliaia di persone si trasferiscono in quelle zone e Federico non vuole fare il cercatore d'oro, si trasferisce in una città nota per i cercatori d'oro e apre insieme a Levin, un cercatore d'oro, un suo socio amico, un altro ristorante con annessa pensione e prostituzione. Praticamente un posto dove i cercatori d'oro possono mangiare, dormire e rilassarsi in ottima compagnia. Gli affari vanno benissimo, molto probabilmente Federico compra queste pepite volentieri o magari si fa pagare proprio così. Quindi gli affari vanno benissimo, se non fosse che il governo locale annuncia che la pacchia è finita, saranno illegali gioco d'azzardo e alcolici. Federico vende la sua parte al socio e si trasferisce. Il socio Levin invece si convince di poter continuare a fare quello che ha sempre fatto e viene arrestato. Vi ricordate il decreto reale che bandiva Federico per non avere fatto il militare? Benissimo, a quanto pare c'era scritto piccolo piccolo che se nel frattempo sei diventato ricco non vale più, puoi tornare in Germania quando vuoi. Così nel 1901 Federico torna a casa da sua madre, non si vedono da anni, ma lui è tornato per una cosa, un interesse particolare, un dettaglio, qualcosa che nella sua vita non voleva trovare in America.
una moglie. Così si guarda intorno e vede Elizabeth Christ, la figlia del vicino di casa che quando lui è partito era solo una bambina di 5 anni. Federico la vede, ma adesso non è più una bambina. Gli 11 anni di differenza non si vedono più. Adesso Elizabeth ha 21 anni ed è pure diventata una bella donna. Federico se la vuole sposare, ma sua madre non vuole. Ma non per l'età, non vuole perché li ritiene di una classe sociale inferiore alla loro. Ma non sarà certo la mamma a fermare l'amore tra Federico ed Elizabeth. Infatti il 26 agosto 1902 si sposano e poco dopo si trasferiscono a New York. A New York Federico lavora come barbiere e come gestore di ristoranti e hotel, ma Elizabeth non riesce a integrarsi. Pur abitando in un quartiere, in una zona del Bronx dove si parla tedesco, Elizabeth non si trova bene, vuole tornare in Germania. Ha troppa nostalgia di casa. Elizabeth. Così lo stesso anno la coppia torna in Germania, ma questa volta in Germania si incazzano. Dice questo qua viene, se ne va, torna, se ne va di nuovo. Che dobbiamo fare, compà? E quindi gli dicono di andarsene e alla svelta. Federico viene espulso dal paese e di conseguenza anche la moglie è costretta ad andarsene, anche perché è incinta. Affrontare il viaggio per tornare a New York però è troppo pericoloso e in ogni caso Elizabeth non vuole stare da sola per il suo primo parto, come minimo vuole a sua madre. Quindi per evitare guai rimangono fino al parto poco fuori dalla Germania. Il 30 aprile 1904 nasce la primogenita della coppia. Elizabeth, esatto, l'ha chiamata come a lei. Ma se questo vi sembra strano, aspettate ancora un attimo, perché l'anno dopo, che già sono tornati negli Stati Uniti, a New York, e nasce il loro secondo figlio, lo chiamano Frederick. Quindi Elizabeth e Frederick sono i genitori di Elizabeth e Frederick. Frederick figlio sarà il padre di Donald Trump, ma andiamo per ordine. Nel 1907 nasce anche il terzo figlio della coppia, di nome John. Ora, non so se avete esperienza con parenti italo-americani emigrati nel dopoguerra, ma dovete sapere che per lo più continuano a parlare italiano, anche a New York. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi questo per dire che cosa? Che anche la famiglia Trump è una famiglia di immigrati non diversa dalle altre. Federico ha imparato a parlare l'inglese, ma vive lì da qualche anno, ma Elizabeth parla praticamente solo tedesco e i figli parlano sia tedesco che inglese. Imparano a parlare l'inglese praticamente meglio dei genitori, dato che comunque sono cresciuti lì, no? Nel 1908 Federico compra un immobile nel quartiere Jamaica Avenue nel Queens, che sarebbe lo stesso quartiere in cui abiterà la nonna di 50 Cent quando tenteranno di ucciderlo. Non so se vi ricordate, ne abbiamo parlato nella biografia su Beyoncé. Ma comunque nel 1908 ci sono ben altri problemi dei rapper. Infatti Federico vuole comprare terreni per costruire affittacamere, ma a causa del sentimento anti-tedesco, a causa della guerra, riesce a fare solo piccoli investimenti. Federico a questo punto rallenta, non se la sente di rischiare come quando era giovane e solo. Adesso ha moglie e 3 figli e quindi per una decina d'anni gestisce solo le attività che ha già realizzato, anche perché, come dicevamo, i tedeschi non vengono visti di buon occhio in quel periodo a causa della guerra. Intervengo dal futuro per dire una cosa, perché mi sono reso conto che dire che per colpa della prima guerra mondiale Federico si nasconde il suo essere di origini tedesche, addirittura non parla in tedesco, è troppo vago, non si capisce bene, non rende l'idea. Perché si deve nascondere? Cioè, mica l'ha fatta scoppiare lui la guerra o ha ammazzato a qualcuno. Quindi, perché c'era questo clima d'odio nei confronti dei tedeschi? E perché prima di questo clima d'odio l'America non voleva andare in guerra contro la Germania? Perché l'America era piena di immigrati tedeschi, quindi il consenso da parte del popolo, no, per andare in guerra contro la Germania non poteva esistere, perché significava andare a bombardare dove c'erano i parenti, no, i genitori, i nonni, di tantissimi, di grandissima parte della popolazione americana, perché appunto per lo più erano immigrati tedeschi. Quindi, siccome però i tedeschi si sono fatti schifiare perché con i sottomarini ci affondavano i transatlantici pieni di americani, pieni di civili, non solo di militari, si è costruito un clima d'odio nei confronti della Germania, tale per cui persino gli immigrati tedeschi sono diventati patriottici americani e hanno in qualche modo compreso e sono stati d'accordo nel fare
la guerra contro la Germania. E si vergognavano di essere tedeschi. Qui persino facevano finta di non sapere parlare tedesco. Ma torniamo a noi. Arriviamo così al 29 maggio 1918. Federico ha 49 anni quando improvvisamente si ammala, si mette a letto e muore. Le fonti riguardanti le cause della sua morte sono discordanti. Secondo Gwenda Blair, la biografa della famiglia Trump, Federico è morto a causa dell'influenza spagnola. Ma nel certificato di morte viene riportata solo la polmonite e una nefrite, cioè una forte infiammazione ai reni. Vi vedo che state complottando. Oh mio Dio, anche il nonno di Trump è morto di polmonite. Complotto, è stato Diddy. No, piccio, calmatevi, calmatevi. Che le saghe di Iris mi stanno dando alla testa. Nel 1923, dopo 5 anni di lutto, Elizabeth fonda la Elizabeth Trump & Son, un'azienda immobiliare da gestire con il figlio Frederick. Frederick ha fatto molti altri lavori prima dell'azienda immobiliare. Ad esempio, nel 1916, 2 anni prima che suo padre morisse, aveva iniziato a lavorare come fattorino per un macellaio. Dal 1918 al 1923, quindi dalla morte del padre fino all'attività immobiliare, ha studiato alla Richmond High School nel Queens e contemporaneamente ha lavorato come caddy, che sarebbe quello che trasporta le mazze da golf nel campo, no? Ha fatto pure l'operatore ecologico dei marciapiedi, il fattorino, il venditore di giornali. Insomma, nel frattempo Frederick si è sempre più interessato a diventare un costruttore. Studia idraulica, muratura, impianti elettrici e trova lavoro come trasportatore di legname. Sua madre, che nel frattempo ha continuato a gestire le finanze del marito, nel 1923, come abbiamo detto, fonda la Elizabeth Trump & Son. Richiede un prestito di $800 per completare e rivendere la sua casa e ottiene la prima liquidità che serve per cominciare l'impresa di costruzioni. Sono anni che vanno al rallentatore e corrono in fretta a causa della guerra. Nel 1927 poi succede qualcosa che da alcuni viene interpretata come una prova di razzismo ideologico e da qualche altro come un essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Io vi racconto cosa è successo e decidete voi. Praticamente nel 1927, durante una manifestazione del Ku Klux Klan, che sarebbe un'organizzazione di estrema destra nota per la sua ideologia di supremazia bianca, per il razzismo e l'antisemitismo, Frederick Trump viene arrestato perché è accusato di supportare tale organizzazione. Non ci sono prove di questa associazione e dopo la seconda guerra mondiale Frederick cercherà di evitare qualsiasi associazione al nazismo, negando anche la sua origine tedesca e sostenendo alcune cause ebraiche, cioè praticamente ha rinnegato di essere tedesco. Arriviamo così al 1933. La Elizabeth Trump & Son costruisce uno dei primi supermercati moderni di New York chiamato Trump Market. Copiano l'idea del King Kullen, che sarebbe il primo negozio in cui entri, prendi quello che vuoi dagli scaffali e lo metti nel carrello e prima di uscire paghi. Il supermercato Trump Market pubblicizza lo slogan "serviti e risparmia". Gli affari vanno bene, ma Frederick dopo 6 mesi lo rivende a King Kullen. Nel 1934 Fred insieme a un socio acquistano una filiale di servizio ipotecario in bancarotta. Con esso acquisiscono molti edifici in cui i proprietari non hanno pagato il mutuo e che cosa fanno? Li rivendono a nuovi proprietari che possono pagare subito, sfruttando anche un programma di finanziamenti statali chiamato National Housing Act, che prevede sussidi e prestiti per proprietà in quartieri con basso numero di minoranze razziali ed etniche. Esatto, avete capito bene. Nel 1934 a New York è possibile accedere a finanziamenti agevolati solo in quartieri senza minoranze razziali ed etniche. Nel 1935 a una festa di ballo Frederick conosce Mary Ann MacLeod e quella stessa sera Frederick dice a sua madre di aver incontrato la sua futura moglie e non scherza, infatti chiede la mano al padre e l'11 gennaio 1936 lui luterano e lei presbiteriana si sposano. Entrambe le religioni fanno parte della tradizione protestante. La differenza tra i due credi potremmo semplificarla così: i luterani si concentrano sulla giustificazione per fede e credono nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, e i presbiteriani credono nella predestinazione, cioè che Dio abbia già scelto chi sarà salvato, e hanno una visione più simbolica dell'Eucaristia, considerando pane e vino simboli della grazia divina. Nel 1936 Frederick ha 400 operai impiegati a scavare fondamenta per case a basso costo. Il prezzario, listino prezzi
varia da $2.999 a $6.249. Pare che il nome finale, per sembrare più conveniente, tipo l'abbia inventato lui, o meglio, tipo già lo faceva suo padre e lui continua a farlo perché strategicamente funziona. In ogni caso, Frederick utilizza questo sistema di prezzi e non si limita però a questo. Ad esempio, per pubblicizzare le case in vendita, una volta verso la fine degli anni 30 ha noleggiato una barca, ha organizzato un evento al porticciolo di Coney Island con musica patriottica e palloncini a forma di pesce, ma i palloncini non sono palloncini così da regalare ai bambini, niente affatto. Infatti sono buoni sconto di valore variabile tra 25 e $250 da poter riscattare come sconto sull'acquisto di una casa. Il 5 aprile 1937 nasce la prima figlia della coppia, Marianne Trump Barry, e l'anno dopo, il 14 ottobre 1938, nasce il primo figlio maschio, Frederick Christ Trump Jr. e nel 1942 nasce Elizabeth Trump Grau. Gli affari vanno alla grande. Nel 1942 Frederick ha già costruito almeno 2000 case a Brooklyn utilizzando fondi della Federal Housing Administration. Nel periodo che stiamo raccontando, cioè dal 1939 al 1945 circa, succede la seconda guerra mondiale, ma fu solo dopo l'attacco a Pearl Harbor e alla dichiarazione di guerra degli Stati Uniti al Giappone che la situazione immobiliare negli Stati Uniti cambiò in fretta. Frederick infatti aveva pianificato di costruire circa 700 case vicino a un cantiere navale, ma dopo l'entrata in guerra sarebbero servite abitazioni di difesa militare, abitazioni per i militari e per i lavoratori per la produzione di armi. Insomma, con un accordo improvvisato, Fred riesce ad ottenere l'incarico per la costruzione di questi edifici di cui sarebbe rimasto proprietario, ma costruiti con i finanziamenti di soldi governativi. Entro il 1944 costruisce la bellezza di 1360 appartamenti e caserme, ville con giardino per gli alti dirigenti della Marina. Si stima che abbia costruito almeno il 10% di Norfolk, che sarebbe una città nello stato della Virginia che ospita tipo la più grande base navale al mondo. In questo periodo Frederick inizia a nascondere la sua origine tedesca, cerca di nascondere il suo accento tedesco, nega persino di saperlo parlare e dona tanti soldi alla comunità ebraica locale. Così tanti soldi che alcuni si convincono che praticasse il giudaismo. Arriviamo così al 14 gennaio 1946, quando nasce il quarto figlio della coppia, Donald John Trump, che non sarà l'ultimo. Il 26 agosto 1948 infatti nasce il quinto figlio, Robert Stewart Trump. Questi sono gli anni del ripopolamento, gli anni del boom demografico in cui moltissime famiglie cominciano ad avere 5, 6, 7, 8, 9 figli e riescono a sopravvivere quasi tutti grazie anche ai progressi della medicina. Dopo la guerra, Frederick costruisce alloggi per famiglie di veterani di ritorno dalla guerra e tra il 1947 e il 1949 costruisce 32 edifici di 6 piani e un centro commerciale. Nel 1950 costruisce altri 23 edifici su 16 ettari di terreno vicino a Coney Island, ottenendo $16 milioni di fondi di finanziamento. In totale costruisce 2700 appartamenti, diventando nel campo delle costruzioni un vero e proprio speculatore bellico. Perché? Perché ha tratto benefici enormi dalla guerra. Infatti nel 1954 viene persino indagato perché è considerato un profittatore immobiliare. Il The New York Times lo include nella lista di 35 costruttori della città che traggono eccessivi profitti grazie a contratti governativi ancora legati al tempo di guerra. Vi faccio un esempio, sedetevi perché vi sembrerà una barzelletta. Frederick viene accusato insieme al suo socio William Tomasello di usare la Federal Housing Administration in questo modo. Chiamiamoli Chip e Chop, che rende meglio. Chip e Chop comprano un pezzo di terra per $34.200, lo affittano alla loro stessa società per $76.960 all'anno con un contratto di
99 anni, con la clausola che se l'appartamento costruito su quel terreno non dovesse pagare l'affitto per un qualche motivo X, la Federal Housing Administration dovrà pagare $1.924.000 di affitto, no? Di risarcimento. Di fronte a queste accuse, Frederick risponde di non avere mai ritirato quei soldi, ma solo di averle usate come sicurezza finanziaria, cioè se dovesse andare male comunque sono protetto. Non posso fallire, tipo una cosa del genere. Arriviamo così al 1961, quando Frederick investe $2.500 per finanziare la campagna elettorale per la rielezione del sindaco di New York, Robert Wagner Jr. Così facendo, ottenne il permesso per la costruzione del Trump Village, un grande complesso di appartamenti a Coney Island, un progetto da $70 milioni. Il 1 luglio 1965 Frederick compra un parco a Coney Island per $2,3 milioni con l'intenzione di costruire appartamenti di lusso. Demolisce un centro ricreativo fatto di vetrate all'interno di questo parco, vendendo addirittura mattoni alla cerimonia di demolizione per iniziare a rompere le vetrate lanciando mattoni. Solo che un mese dopo questo importante investimento cambiano vincolo al terreno appena comprato da Frederick, che smette di essere edificabile per diventare parco, no, per uso ricreativo, e Frederick fa causa e ottiene un risarcimento per la perdita di valore del terreno di $1,3 milioni. E dopo circa un decennio in cui è stato lasciato vuoto, subaffittato a gestori di giostre di Luna Park, e un altro decennio di reclami da parte dei cittadini e delle amministrazioni, il parco torna di proprietà della città. Ma non è finita qui. Nel 1976 Frederick crea dei fondi fiduciari per ciascuno dei suoi 5 figli e 3 nipoti. Fondi fiduciari da $1 milione ciascuno, da cui avrebbero ottenuto profitti annuali sui dividendi. E senza fare niente, il patrimonio dei suoi figli e dei suoi nipoti nel 1993 ammonta a $35 milioni ciascuno. Hai visto? Nonno! Bravo nonno! Ah? Voi l'avete avuto un nonno così? Ma andiamo per ordine, perché nel 1985 Frederick viene insignito dell'Horatio Alger, che sicuramente non si pronuncia così, ma è comunque un prestigioso premio per gli americani che, partendo da una condizione di povertà, hanno saputo creare ricchezza. Strano, perché Frederick non è partito da una condizione di povertà. Ma com'è Frederick a casa coi figli? Come si comporta con la sua famiglia, con sua moglie e con i suoi figli? Frederick è un genitore autoritario, molto severo ed esigente, impone orari da coprifuoco, di indossare giacca e cravatta anche in casa, vieta le parolacce, vieta il rossetto, vieta gli spuntini tra i pasti e soprattutto vieta di bestemmiare. Ogni sera chiede a sua moglie un rapporto sulla giornata e sul comportamento dei figli e quando lo reputa necessario decide quale punizione impartire. Ma un fatto veramente curioso arriva adesso. Anche se sono ricchi, Frederick porta i figli in cantiere per fargli raccogliere le bottiglie vuote da restituire per tirare qualche centesimo, e non ci crederete mai, ma gli fa consegnare i giornali porta a porta, sempre per qualche centesimo, e se piove però gli permette di consegnare i giornali in limousine. Un signore, va. Le aspettative nei confronti del suo primo figlio maschio sono estremamente un chiaro esempio di come non fare il genitore. Praticamente suo figlio Fred Jr. vuole fare il pilota di aerei, cioè il pilota di aerei, capito? Non è che ha detto: papà, da grande voglio estrarre il caffè dalla cacca dello zimbello delle palme. No, ma papà Fred vuole che Fred figlio diventi un uomo d'affari come lui, che prenda le redini della famiglia, dell'azienda di famiglia, e che abbia una personalità invulnerabile. Ma Fred figlio non vuole essere invulnerabile, non vuole essere un uomo d'affari e non vuole prendere le redini dell'azienda di famiglia. Così papà Fred elevò Donald, il secondo sulla linea di successione, a erede d'affari, insegnandogli che la regola fondamentale è: lavora sodo, non fare il debole e sii un killer. Il fratello maggiore Fred riesce a diventare pilota d'aerei, ma all'inizio degli anni 70 viene licenziato a causa dell'alcolismo. Suo padre continuerà a denigrarlo e ricorda a Donald che è merito suo, di suo fratello Frederick, se lui non ha mai bevuto alcolici. Dice Donald Trump, ve lo cito, ve lo leggo: tutti i giorni mi ripeteva:
guarda in che guaio mi sono messo, se mai ti becco a fumare ti pentirai anche solo di bere un bicchiere perché ti piacerà troppo. Per questo ha fatto un buon lavoro, dice Trump. Fred Jr. morirà nel 1981 a soli 42 anni a causa dell'alcolismo. Ma andiamo per ordine, l'impresa cambia nome, diventa Trump Organization, papà Fred ha una quantità disumana di proprietà in affitto e da affittare, diciamo che ha talmente tante case che se volesse un quartiere abitato solo da un determinato tipo di persone potrebbe farlo, e lo fa. Infatti nel 1972 viene accusato di violare una serie di diritti umani dalla commissione di New York perché nei complessi residenziali di proprietà della Trump Organization non c'è mai una casa disponibile per persone nere, mentre per le persone bianche le case si trovano, sono per qualsiasi tasca. Per questo motivo viene intentata una causa contro Fred e Donald, che nel frattempo è diventato presidente esecutivo della società, ma l'avvocato di Trump contrattacca subito dicendo che le accuse sono false e chiede $100 milioni di risarcimento danni. La causa viene paralizzata sul nascere nel 1976 per trascuratezza delle proprietà in affitto, cioè per aver affittato case senza estintore, con le finestre rotte, con le grondaie fatiscenti, senza riscaldamento, tipo senza acqua calda, infestate da topi, insetti. Insomma, per questo motivo a settembre del 1976 invitano Frederick Trump a visitare la proprietà per incontrare alcuni funzionari, anche perché alcuni affittuari hanno minacciato di non pagare l'affitto, e Frederick viene arrestato sul posto. L'indomani viene rilasciato su cauzione di $1.000. Andiamo avanti veloce perché Frederick lascerà sempre più le redini al figlio e il 25 giugno 1999, all'età di 93 anni, morirà per una polmonite dopo alcune settimane passate in ospedale. Vi vedo, lo so che cosa state pensando. Al momento della sua morte lascerà un patrimonio di circa $300 milioni. Secondo la moglie Mary, Fred ha donato prima di morire oltre $1 miliardo ai figli, risparmiando circa $500 milioni in tasse sulle donazioni. Insomma, penso che a questo punto abbiamo capito il tipo. Nel bene e nel male è stato un grandissimo pezzo di storia della famiglia Trump e ha lasciato migliaia di fondamenta sulle quali ha costruito migliaia di case. E Mary, sua moglie, la mamma di Trump, parliamone. A parte essere la moglie di Frederick e avere cresciuto i loro 5 figli, cosa sappiamo su Mary Ann Trump? Vi ricordate che i figli dovevano consegnare le bottiglie vuote e i giornali per tirare su qualche dollaro? Bene, anche Mary Trump è incaricata a raccogliere però le monete dalle macchinette per il bucato poste negli edifici di proprietà di Trump, della società. Non so se avete presente, perché da noi praticamente non sono mai arrivate, sono le lavatrici e asciugatrici che funzionano con le monete e quindi almeno una o 2 volte alla settimana le vaschette piene di monetine vanno svuotate. Bene, questo svuotamento di monetine lo fa Mary. Per il resto è una donna che negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo per cui è molto amata all'interno della comunità. Ad esempio, passa molto tempo a fare volontariato alla nursery dell'ospedale, che sarebbe il reparto dove vengono accuditi i bambini subito dopo la nascita. Oppure, per fare un altro esempio, un esempio di filantropia, lei e ovviamente suo marito donano edifici per scopi ospedalieri alla città di New York. Hanno donato una casa di cura con 228 posti letto. Mary poi è conosciuta per i suoi capelli tendenti al biondo arancione, dall'acconciatura voluminosa, molto simile ai capelli per cui sarà noto suo figlio Donald. Ma andiamo avanti veloce raccontando anche dei fratelli e delle sorelle di Donald Trump e scopriamo ad esempio cosa pensa di lui sua sorella Mary Ann Trump Barry, che nella vita è stata un giudice federale della Corte d'Appello e un giudice distrettuale del New Jersey. Cosa ne pensa la sorella di Donald? Pubblicamente non si è mai esposta, ma nel 2020 il Washington Post pubblica una registrazione privata in cui dice di Donald Trump che è crudele, bugiardo e privo di principi. E continua, ve lo leggo: è un moccioso a cui facevo i compiti ed è entrato al college solo grazie ad un'altra persona che ha sostenuto per lui l'esame di ammissione. Continua dicendo che al funerale di nostro padre fu l'unico a non parlare di lui ma dei propri successi. Voglio che nessuno dei miei fratelli parli al mio funerale. Ma come hanno fatto ad avere questa registrazione? Mica hanno le cimici in casa. Peggio, sua figlia, la nipote di Donald Trump, Mary Trump, autrice di un libro che parla di suo zio presidente e che Robert
Robert, l'altro zio, l'altro fratello di Trump, no? Che ha cercato in tribunale di impedirne la pubblicazione. Insomma, lei ha registrato e diffuso ciò che pensa davvero la sorella del presidente. Ma andiamo per ordine. Chi è Robert, morto una settimana prima della pubblicazione di questa registrazione? Robert Stewart Trump, che è stato presidente della Trump Organization e imprenditore. Come imprenditore ha fatto parte del consiglio di amministrazione di un'importante azienda che produce videogiochi divenuti cult e famosi tipo Fallout e Doom. A proposito di Doom, che è uno sparatutto fondamentalmente, ci tocca raccontare di una tragedia che vi sconvolgerà. Praticamente nel 2018 un ragazzino completamente disagiato, segnalato più volte alla polizia come potenzialmente pericoloso, che posta addirittura sui social contenuti scioccanti in cui si vede lui che si ferisce o con armi da fuoco, dicendo di volere morire facendo una strage. Insomma, sto tizio entra armato in una scuola e fa una strage. Alcuni genitori delle vittime fanno un delirio e chiedono a gran voce che venga proibita la libera circolazione delle armi da fuoco, quantomeno nelle scuole. E Donald Trump dà la colpa ai videogiochi, dicendo che è tutta colpa dei videogiochi, e convoca alla Casa Bianca i vari CEO dell'industria dei videogiochi per parlare di questo problema che i videogiochi fanno. Non ho parole, ragazzi, quindi la chiudiamo così. L'ultimo personaggio di questa famiglia di cui vale la pena spendere 2 parole, e poi vi prometto che iniziamo la biografia su Donald Trump e basta, è suo zio paterno, un tale John George Trump, un professore del Massachusetts Institute of Technology, che durante la seconda guerra mondiale ha aiutato a progettare le prime macchine ai raggi X. Nel 1943 il Federal Bureau of Investigation affidò a lui l'incarico di esaminare le carte niente poco di meno che di Nikola Tesla e le invenzioni sue ritrovate nella sua stanza quando Tesla venne ritrovato morto al New Yorker Hotel. Insomma, Donald che cosa farà? Userà questo suo zio durante la campagna elettorale del 2016 non per vantarsi, ma per dire che, vi riporto le sue parole rilasciate in un'intervista per il Washington Post nel 2016, mio zio è stato un grande professore del MIT per molti anni, John Trump. Ero con lui tutto il tempo, diceva cose incredibili mio zio. E conclude dicendo: non è che non sia stato intelligente sto mio zio, ma non è così intelligente come tutti pensano. Cioè scredita suo zio. E perché lo fa? Per sostenere la sua posizione scettica riguardo al consenso scientifico sul cambiamento climatico. Cioè si vende suo zio, la memoria di suo zio, per poter dire che la scienza non può dimostrare che la causa del cambiamento climatico è l'inquinamento e le macchine a diesel, a benzina. E dice che suo zio era tanto intelligente ed era uno scienziato illustre. Introduzione ai personaggi conclusa. Da questo momento in poi, quando dirò Trump, mi riferirò a Donald Trump, nato il 14 giugno 1946. Cominciamo! I, Donald John Trump, do solemnly swear. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, we will make America great again. Trump nasce ricco, molto ricco, e a parte quei piccoli tentativi del padre di costringerlo a conoscere la fatica del lavoro, consegnando i giornali quando piove in limousine, questa ricchezza sarà sempre un dato certo, una sicurezza di base che gli permetterà di fare letteralmente tutto con la certezza che comunque sia lui rimarrà ricco. In questo contesto possiamo raccontare il Trump bambino consapevole di questo potere, che di anno in anno lo ha reso sempre più sicuro di sé al di là delle sue reali competenze, ma con un forte desiderio di approvazione, quindi un cazzo. La famiglia vive in una casa in stile coloniale che nel quartiere è molto appariscente. Solo per entrare ci sono 17 gradini in mattoni, un portico, lo stemma della famiglia in vetro, costellato di colori, colonne bianche, 6 colonne bianche. Ci sono parcheggiate sul vialetto 2 Cadillac con la targa personalizzata, che in quel periodo tipo era una cosa che non aveva nessuno. C'è il cuoco a casa, l'autista personale, la televisione a colori, l'interfono.
insomma, sono la famiglia più invidiata del quartiere, dai ragazzini del quartiere, forse anche dell'intero stato di New York. Trump da bambino a scuola è conosciuto per essere un bullo. Sappiamo che tirava i capelli, che lanciava palline di carta masticata, e da un suo compagno di classe, Paul Onish, che passava così tanto tempo in punizione che i suoi amici hanno soprannominato la punizione DT, cioè le iniziali Donald Trump. Per non parlare di quella volta in cui ha dato un pugno al suo insegnante di musica causandogli un occhio nero perché per Trump l'insegnante non sapeva nulla di musica. E non venne espulso, anche perché dopo una bella chiacchierata, una chiacchieratona col padre di Donald Trump, l'insegnante ha negato che il pugno gliel'avesse dato Trump, così se lo sarà dato da solo, i piccioli chi fanno fare. Nel 1959 Trump viene iscritto alla New York Military Academy, che sarebbe un collegio privato non affiliato alle forze armate, ma che ricalca uniformi, discipline e regolamenti tipo dell'esercito. All'interno di questo collegio gli studenti possono aumentare di grado, proprio come tipo nell'esercito, e Trump è talmente partecipe alle attività e dedito ad avere un ruolo sempre maggiore che raggiunge il grado di capitano. Dal 1964 al 1968 Trump frequenta la Fordham University, una scuola cattolica di fondazione gesuita situata nel Bronx. Poi cambia scuola e frequenta quella che viene considerata una delle migliori facoltà di economia degli Stati Uniti. A questo punto comincia a lavorare per l'industria di famiglia e nel maggio del 1968 si laurea in economia. Nel 1966 però Trump viene sottoposto ad un test medico che valuta la condizione fisica dei ragazzi per andare in guerra. La commissione medica lo definisce abile a tutti i servizi, ma lo stesso anno rifanno la visita e cambiano l'esito, definendolo un soggetto ad arruolamento solo in caso di emergenza. In quegli anni, infatti, gli Stati Uniti sono impegnati nella guerra in Vietnam e Trump dovrebbe andare, ma purtroppo non si sente bene. Il medico lo visita e scopre di avere una protuberanza ossea anomala nel tallone che gli impedisce di camminare a lungo e quindi resta a casa. Lavora con suo padre nell'industria di famiglia e in poco tempo, come già anticipato, diventa il figlio prediletto, solo per fare sentire una merda all'altro figlio che vuole fare il pilota di aerei. Vi ricordate? Benissimo. Nel 1971 Trump diventa presidente della compagnia e come prima cosa gli cambia nome in Trump Organization. Dopodiché si trasferisce a Manhattan e un suo progetto vince un appalto per la costruzione di un edificio. Compra una stazione di treni della Pennsylvania per $60 milioni perché così gli andava. Infatti il suo vero obiettivo è il mercato immobiliare di lusso di Manhattan, il contrario delle case popolari costruite da suo padre. Quindi il nonno fa i soldoni, il padre fa i strasoldoni con le case popolari, i finanziamenti, vi ricordate, cose post belliche eccetera eccetera. Trump dice va bene, magari come base economica le case popolari, adesso ci spostiamo nel mercato immobiliare del lusso. Nel 1976 Trump si trova a un evento di moda a New York e conosce la modella cecoslovacca Ivana Marie Zelníková. Ivana Marie. Trump la abborda in un ristorante di lusso di Manhattan, pavoneggiandosi come se fosse il padrone del posto. Questo atteggiamento piace a Ivana, che inizia ad uscire con lui sempre più spesso e si mostrano in pubblico come la coppia più in vista di New York. Neanche un anno dopo, nel 1977, si sposano. Nel 1978 Trump fa il suo primo grosso investimento societario con la Hyatt Hotel Corporation, che sarebbe una multinazionale miliardaria con oltre 400 soci. Insomma, che fa Trump? Compra il Commodore Hotel per $130 milioni e gli cambia nome in Grand Hyatt Hotel, lo rimette a nuovo e con altri $70 milioni lo rimoderna tutta la struttura sia dentro che fuori, lo rende con un design in vetro e siccome l'investimento è diventato bello grosso e l'hotel rimodernato conferisce prestigio alla città, Trump riesce ad ottenere uno sconto sulle tasse di proprietà per 40 anni. Questo sconto sulle tasse per 40 anni lo possiamo considerare come uno sconto di $360 milioni in tasse che Trump non dovrà pagare grazie a questo accordo. Praticamente nel lungo termine l'investimento ci è venuto
gratis. Così nel 1980 Trump vuole comprare una proprietà, vuole il terreno sul quale poggia un grande magazzino, un centro commerciale di lusso, il Bonwit Teller. Lo vuole acquistare, ma scopre che hanno un contratto d'affitto che scadrà tra 29 anni. Così telefona alla compagnia per dire: sentite, sono Trump, voglio comprarmi questa proprietà dove avete questo grande magazzino perché lo voglio demolire e ci voglio costruire un grattacielo tutto mio. Ho saputo che avete un contratto d'affitto per altri 29 anni. Me lo vendete questo contratto d'affitto? E gli scoppiano a ridere in faccia. Trump però non demorde, fa un giro di telefonate e scopre tramite un suo amico azionista che la Genesco Inc., la società proprietaria del contratto d'affitto che vorrebbe comprare, è in difficoltà economiche. Minchia, perfetto. Trump telefona di nuovo e riesce a comprarsi pure la spilla del contratto, del chiodo appeso al muro e la carpetta. Si compra persino lo spazio aereo sopra il terreno. Dopodiché demolisce tutto e inizia a costruire un grattacielo di 58 piani, alto 202 metri, con 34 ascensori tenuti da una struttura in cemento armato rinforzato e non lo so, ci mette pure... Nasce così il 30 novembre 1983 la Trump Tower, sede della compagnia e residenza di appartamenti di lusso, negozi di lusso, uffici di lusso. Insomma, il suo sogno di entrare nel mercato immobiliare del lusso è realtà. Guardando la Trump Tower ci accorgiamo di come un palazzo così alto sia un tantinello troppo vicino agli altri edifici ed effettivamente non avrebbe potuto costruirlo per via di leggi riguardanti la distanza tra gli edifici. Ma Trump come fa a costruirlo? Collega con una galleria il suo palazzo all'edificio confinante della IBM, poi compra i diritti di spazio dell'altro edificio confinante che sarebbe Tiffany, la gioielleria, e per ultimo destina l'atrio dell'edificio come spazio pubblico. Ovviamente non è pubblico nel senso che non ci sono porte e chiunque può entrare se vuole, però si può entrare. L'atrio è alto 5 piani, ci sono ponti, scale artificiali, c'è persino uno studio televisivo completo, il Molise. Nel 1984 Trump inizia a giocare al Monopoly, ma non vuole giocarci e basta, proprio vuole diventare l'omino del Monopoly e con un sacco di soldi, ma non del Monopoly, soldi reali, no, forse pure i soldi del Monopoly. Nel 1984, dicevo, apre un super mega hotel con casino ad Atlantic City, lo costruisce con i finanziamenti della Holiday Corporation e siccome il casino non ha dato sin da subito i risultati economici sperati, quelli della Holiday si incazzano e Trump trova un socio che dopo un mese dall'apertura diventa il nuovo gestore della proprietà, che infatti cambia subito nome in Harrah's Trump Plaza e rimarrà operativo dall'84 al 2014. Nel 1985, quasi in contemporanea, Trump compra sempre ad Atlantic City una porzione di un hotel dell'hotel Hilton per $320.000. Trump l'ha finita di costruire e ci ha fatto un hotel con casino col nome di Trump Castle. La moglie di Trump, Ivana, decide di gestire lei in persona questa proprietà e nello stesso anno Trump compra la residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach in Florida, la sua tipo casa personale. La compra per $5 milioni e per arredarla spendono altri $3 milioni lui e sua moglie. A che si trova nella casella del Monopoly Palm Beach, Trump compra pure un condominio e gli cambia nome in Trump Plaza a Palm Beach. Nel 1986 Trump si trova a New York e scopre che i lavori di ristrutturazione della pista sul ghiaccio all'interno del Central Park sono fermi da anni. Praticamente hanno cominciato i lavori nel 1980 dicendo che sarebbero durati solamente 2 anni al massimo, ma dopo 6 anni ancora i lavori non sono finiti e Trump, che si trova nella casella Central Park del Monopoly, si compra il progetto acquisendo l'intero complesso della pista su ghiaccio e completa i lavori in soli 3 mesi. Lavori interminabili di 6 anni finiti in 3 mesi. Trump, ti prego, vieni a fare l'autostrada Palermo-Catania o il ponte a Messina. Nel 1988 Trump si trova nella casella del Monopoly di Manhattan e compra l'Hotel Plaza per $407,5 milioni e per gestirlo lo affida a sua moglie Ivana. Non contento, Trump compra il Taj Mahal Casino ad Atlantic City e per ristrutturarlo e arredarlo spende $1 miliardo. Ovviamente soldi non suoi, ma ora ci arriviamo perché giustamente è l'omino del Monopoly. Nel 1989 Trump compra una compagnia aerea. Non mi sto trollando, vi giuro, si è comprato una compagnia aerea per $365 milioni, gli ha cambiato nome in Trump Shuttle e la sua idea era quella di creare voli di lusso per uomini d'affari.
Non aggiungiamo altro, vi prego. Nel 1991 a Trump arriva qualcosa di inaspettato. Il conto. Tutte queste spese folli portano infatti la Trump Organization alla bancarotta. Per evitare il fallimento, Trump vende il 50% della proprietà, da 1 miliardo, alle banche finanziatrici, in cambio di una netta riduzione del tasso di interesse. Vende la compagnia aerea, vende il suo mega yacht da 86 metri, riduce il suo budget di spesa annuo a $450.000, mischino, giusto? E nel 1992, dopo 13 anni di matrimonio e spese folli, Trump divorzia da Ivana, con la quale ha avuto 3 figli, Donald Jr., Ivanka Marie ed Eric Frederick Trump. E chi sono questi figli? Cosa sappiamo su di loro? Il primogenito, omonimo del padre, nasce il 31 dicembre 1977, si diploma, si laurea in finanza e marketing e inizia a lavorare col padre all'azienda di famiglia, diventando vicepresidente. E basta, parliamo ora della figlia. Sua figlia Ivanka Marie Trump nasce il 30 ottobre 1981, si diploma, si laurea in economia, inizia a lavorare anche lei all'azienda di famiglia, anche lei nel ruolo di vicepresidente, e tra il 1995 e il 1997 fa la modella per il magazine Seventeen, e quando suo padre diventerà presidente degli Stati Uniti lei diventerà consigliera alla Casa Bianca. Il terzo figlio avuto con Ivana, Eric Frederick Trump, nasce il 6 gennaio 1984 ed è il figlio più dedito e che predilige il lavoro d'azione in seconda linea. Anche lui fa lo stesso percorso degli altri figli, si diploma, si laurea in finanza e management, inizia a lavorare nell'impresa di famiglia diventando amministratore fiduciario e vicepresidente esecutivo, e su suo figlio Eric circolano voci che lo rendono un personaggio molto controverso. Ad esempio circolano voci che lo dipingono come un convinto complottista sostenitore del canon, detto così pare a mecca di macchine fotografiche, QAnon. Per chi non lo sapesse, QAnon è quel movimento che dovrebbe cambiare nome innanzitutto perché è impronunciabile, che crede in una trama segreta ordita da un misterioso deep state. Secondo loro questo potere occulto complotterebbe contro Donald Trump, l'unico eroe coraggioso che tenta di smantellare il nuovo ordine mondiale. Fico, vero? È roba da film thriller o da un gruppo Facebook, ma Eric non si ferma qui. Lo scandalo che l'ha reso una figura ancora più controversa è il famigerato Ucraina Gate. Facciamo un passo indietro, siamo nel 2019 e scoppia una bomba mediatica, l'Ucraina Gate. Praticamente si scopre l'esistenza di una telefonata tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky. Nella chiamata pare che Trump chieda a Zelensky di aprire un'indagine sul figlio di Joe Biden. Considerate che Joe Biden allora era candidato alla presidenza come suo avversario. Perché fa questa richiesta a Zelensky? Perché il figlio di Biden era legato a una compagnia di gas naturale in Ucraina e Trump sospettava ci fosse del nepotismo. Il figlio di Biden infatti non aveva molta esperienza nel settore, quindi appunto si sospettava fosse in quella posizione solo grazie al suo cognome, Biden. Trump chiedeva quindi nella telefonata a Zelensky un'indagine, ma a fare scandalo è che in cambio di questa indagine Donald Trump nella telefonata avrebbe promesso sostegno militare all'Ucraina, ed è qui che entra in scena Eric Trump. Allo scoppio dello scandalo Eric si è schierato pubblicamente a favore del padre chiedendo chiarezza. Il figlio di Biden ha ottenuto quei contratti per meriti o per peso del cognome del Biden? L'Ucraina Gate è diventato un simbolo della polarizzazione americana, da un lato che considera Trump e i suoi figli come eroi pronti a smascherare i giochi di potere dell'elite, dall'altro chi li accusa di aver fomentato la guerra tra Russia e Ucraina per il proprio interesse di salire alla presidenza. La risposta della Camera dei rappresentanti è subito chiara. Nel 2019 la Camera vota per l'impeachment di Trump, accusandolo di abuso di potere e ostruzione al Congresso. Per i democratici, cioè gli avversari politici di Trump, questa non è solo una questione politica, ma una battaglia per la salvaguardia delle istituzioni democratiche. Ma la storia non finisce qui. L'impeachment è un processo a 2 fasi. Dopo la Camera, la palla passa al Senato e il Senato, dominato dai repubblicani, cioè quelli di Trump, prende una decisione storica. Nel febbraio 2020 il Senato assolve Donald Trump da tutte le accuse, affermando che le sue azioni non costituiscano un reato sufficiente per la rimozione dell'incarico. Ma torniamo a noi. Secondo voi le società della Trump Organization sono sempre andate bene? Economicamente, diciamo, come fatturato, come introiti? Ma
manco per il Tra il 1991 e il 2009 la Trump Organization ha collezionato ben 6 bancarotte, 6 clamorosi fallimenti. Ogni volta che Trump si è imbarcato in progetti faraonici come lussuosi hotel o casinò, la storia non è finita bene. Prendiamo per esempio il Taj Mahal, che sicuramente ricorderete, quello in cui ha speso tipo 1 miliardo solo per ristrutturarlo e arredarlo, oppure il Plaza Hotel, la struttura resa iconica dal film Mamma ho riperso l'aereo, in cui Trump stesso appare con un cameo. Insomma, altri investimenti tipo il Trump Castle, il Trump Hotel Casino Resort, il Trump Entertainment Resort. Secondo le stime, in quel periodo il patrimonio di Donald Trump è precipitato da 1 miliardo e 700 milioni di dollari a un meno 900 milioni di dollari. Avete capito bene? Meno 900 milioni di dollari. Era così in rosso, c'è il risto arancione, no, scusate. Era così in rosso che più avanti, intervistato da Ellen, la conduttrice gli chiederà a quanto ammonta il suo patrimonio. A un certo punto Trump dirà: una volta ho visto un barbone per strada e ho pensato, quel barbone è 900 milioni di dollari più ricco di me. Questo programma televisivo ha trasformato Trump da imprenditore discusso a icona pop globale. In The Apprentice, un gruppo di concorrenti si sfida nel mondo degli affari e del marketing per conquistare un contratto di lavoro in una grande azienda. Ogni settimana Trump, il grande capo, elimina uno o più concorrenti con una frase iconica: "You are fired", sei licenziato. Per promuovere la prima stagione, Trump viene invitato nel talk show di Ellen DeGeneres. Nell'episodio che vi ho menzionato prima, quello in cui dice che c'era il barbone a 900 milioni di dollari più ricco di lui, Trump scherza sul fatto di non essere mai stato licenziato in vita sua. Dice che suo padre lo ha sempre sostenuto, ma che se non avesse fatto bene il suo lavoro, no, se avesse fatto male, sarebbe stato il primo a cacciarlo. Al che Ellen lo licenzia. Gli mostra degli oggetti come una scatola da licenziamento, sapete, quelli tipo che si vede sempre nei film in America quando qualcuno viene licenziato tipo da un ufficio, c'ha la scatola con le sue cose dentro e se ne va con aria triste così con sta scatolina in mano. Sta scatola c'ha la sua faccia e la scritta "sei licenziato". Poi ci fa vedere altri accessori tipo un toast con la scritta "sei licenziato" incisa a fuoco sul toast e una confezione di cereali personalizzati con il retro che invitava i fan a collezionare tutti i licenziati tipo dal programma. Secondo me questo è il momento storico nella vita di Trump in cui diventa un meme, entra nella cultura pop, diventa simpatico. I problemi economici di Trump ovviamente dovete considerare che non lo toccano neanche lontanamente, cioè la sua ricchezza non viene minimamente intaccata, la sua ricchezza personale. Il debito di 900 milioni è delle sue società, non è suo il debito, lui è ricco, quindi riesce comunque a riprendersi nel giro di poco tempo. Facciamo finta che stiamo giocando a Monopoly, dicevamo. Ora pensate di spendere tutti i vostri soldi all'inizio del gioco comprando una casa su ogni casella su cui si ferma la vostra pedina. Agli altri giocatori potrebbe sembrare un suicidio finanziario, vi state esponendo troppo, state rischiando troppo. State rischiando tutto, sembra così. Questo è ciò che ha fatto Trump con le sue società. Ha speso, o meglio, investito miliardi per costruire case, hotel di lusso, quindi è andato in rosso, proprio fallimento totale. Ma che cosa succede quando giocando qualcuno si ferma in una casella dove ci sono le vostre proprietà? Vi deve dare un botto di soldi, a parte che se ci avete costruito potete vendere, no? Ecco che il vostro investimento, che inizialmente vi aveva lasciato con le pezze al culo, inizia a dare i suoi frutti. È proprio quello che succede a Trump. Non appena gli hotel iniziano a incassare e le case vengono affittate, gli uffici vengono affittati, si rimette in piedi della bella, proprio della meglio maniera. Infatti tipo duplica, triplica il suo patrimonio iniziale. Quando hai così tanti soldi non puoi perdere, ma il vero colpo di genio non è stato costruire proprietà fisiche, è stato creare un brand, un nome, Trump, che nel tempo è diventato sinonimo di lusso. Questo è il motivo per cui ad esempio esiste una Trump Tower a Istanbul che paradossalmente non è di Trump, non c'è niente a che fare, è stata costruita e gestita da altri, ma utilizza il suo nome pagando profumatamente per poterlo usare. E perché mica sono scemi questi di Istanbul? Perché è un simbolo di prestigio. Se prendi un ufficio alla Trump Tower sai che è un ufficio di lusso, che non ci trovi gentaglia, gente che magari vuole fare fischi fraschi, o come avrebbe detto suo padre non ci trovi
Passiamo al 1992, quando Trump si coinvolge da solo in uno scandalo per difendere il suo amico Mike Tyson. Praticamente che cosa è successo? È che il pugile Mike Tyson viene accusato e processato con l'accusa di avere una diciottenne. E Trump, prima della sentenza, dice che secondo lui questo processo sia una parodia processuale, perché, dice, ho visto molte donne spasimare per Tyson, e aggiunge, Tyson deve tornare sul ring, se lo rilasciano pago io il risarcimento danni tipo a quella donna, che si aggira intorno a 20 milioni di dollari. Alla fine però Tyson viene condannato e Trump se lo scorda. Dal 1996 al 2015 Trump è socio delle compagnie che organizzano i più prestigiosi concorsi di bellezza femminili come Miss Universo, Miss USA, Miss Teen USA. Trump attua una serie di piccole modifiche per rendere più performante il rendimento del concorso televisivo. Primo fra tutti affida la produzione al NBC, cioè un'altra rete televisiva, perché non gli piace come la CBS seleziona le partecipanti. Poi sposta la sede a New York e poi fa di tutto per cambiare orario al programma, perché si è reso conto che ogni anno finiva sempre per essere contemporaneamente al finale di stagione della serie TV più amata dell'anno. Nell'edizione del 2006 la vincitrice di Miss USA, Tara Conner, viene trovata positiva alla cocaina, al test antidoping, e per questo motivo dovrebbe essere squalificata, dovrebbe perdere il titolo di Miss, ma Trump si oppone con questa decisione ed essendo il concorso di sua proprietà decide che se Tara Conner andrà in riabilitazione riuscendo a superare la sua dipendenza potrà mantenere il titolo di Miss. Nel 2010 Tara Conner, intervistata da Oprah, dirà parlando di questo episodio quanto sia riconoscente a Trump per averle permesso di curare la sua dipendenza mantenendo il titolo e che l'averle dato questa possibilità le abbia salvato letteralmente la vita. Dal 2005 al 2010 Trump fonda la Trump University, persino una università tutta sua, ci manca solo la chiesa e siamo a posto, tipo ora me ne esco con la chiesa, anche la chiesa, no, per fortuna la chiesa ancora non c'è. I corsi di studio sono in gestione delle risorse, imprenditoria e gestione del patrimonio. La retta varia da 1.500 a 35.000 dollari, dipende dal corso, e se vi sembra strano lo è. Infatti l'attività viene denunciata perché non rilascia alcun titolo di studio valido o riconosciuto, ma solo dopo la seconda denuncia Trump gli cambia nome da Trump University a Trump Entrepreneurial Institute. Entrepreneurial significa imprenditoriale e sicuramente non si pronuncia come ho fatto io. Non vogliatemene nei commenti, abbiate pietà, godetevi il video, siate gentili. Pur avendo cambiato nome nel 2010, un giudice dello stato di New York di nome Gonzalo Curiel nel 2013 comincia una causa civile contro Trump chiedendo 40 milioni di dollari per avere ingannato i consumatori, chiamando università un istituto privato che non rilascia alcun titolo accademico accreditato. Trump durante la campagna elettorale del 2016 dirà che questo giudice ce l'ha con lui perché vuole fare il muro al confine con Messico e il giudice è di origini messicane e i suoi genitori sono immigrati messicani. Poco dopo però Trump si correggerà dicendo però io, cioè quello che volevo dire è sono stato frainteso perché non volevo dire che il giudice fosse stato imparziale per questioni etniche, ma per il modo in cui sta conducendo il caso. Ad oggi, fine 2024, la causa non è stata ancora risolta. Ma andiamo per ordine e torniamo al 20 dicembre 1993, quando l'amore sboccia ancora una volta nella vita di Trump. Se vi ricordate, infatti, nel 1992 lui e Ivana avevano divorziato. La fortunata si chiama Marla Ann Maples ed è un'attrice, conduttrice televisiva e stilista che Trump ha conosciuto nel 1989 mentre ancora era felicemente sposato, o almeno così si dice. Con Marla si sposano il 20 dicembre, lo abbiamo detto. Quello che non abbiamo detto è che il 13 ottobre, quindi appena 2 mesi prima del matrimonio, la coppia ha avuto una figlia. La quarta figlia di Trump si chiama Tiffany Ariana Trump. Gira voce che abbiano scelto il nome Tiffany dal famoso brand di gioielli di cui una sede si trova accanto alla Trump Tower. Vi ricordate che per costruire il grattacielo, la Trump Tower, Trump ha dovuto comprare i diritti di aria del vicino Tiffany & Co? Benissimo, non è una fonte certa, ma potrebbero averla chiamata così, no? Tiffany e loro figlia, ispirandosi a questa vicinanza tra gli edifici. Tiffany
Trump. Ad ogni modo, con Marla non dura a lungo e nel 1999 divorziano dopo 2 anni in cui sono stati separati però. Quindi Tiffany va a vivere con sua madre in California, cresce, si laurea in lettere e nel 2020 interverrà durante un comizio parlando in favore del padre. Lo elogerà dicendo che suo padre è l'unico a sfidare la burocrazia, le case farmaceutiche. Nel 2020 sfidare le case farmaceutiche. Dice anche che suo padre garantisce la libertà costituzionale, la giustizia e la verità. Arriviamo così al 2004, quando Trump comincia il programma The Apprentice. Vi ricordate che ne abbiamo già parlato? Quello sei licenziato? Questo programma andrà in onda fino al 2015, quando lo lascerà per dedicarsi alla campagna presidenziale. E se vi ha ricordato il programma The Apprentice in cui Briatore dice "sei fuori", esatto, è proprio quello, è arrivato anche in Italia con Briatore. Nel 2005 Trump trova per la terza volta l'amore e il 22 gennaio 2005 si sposa con Melania Knaus, una ex modella slovena con la quale si sono conosciuti nella settimana della moda di New York nel settembre del 1998. Trump nel 98 era separato, non ancora divorziato. La relazione con Melania diventa subito di dominio pubblico. Già nel 2000 appare con Trump durante la sua campagna elettorale. Nel 2004 Trump le ha chiesto di sposarlo e, come dicevamo, il 22 gennaio 2005 si sposano. Nel 2006 nasce Barron William Trump, il quinto e ultimo figlio di Trump. Melania nel 2010 lancia una sua linea di orologi e gioielli chiamati così: Timepieces and Jewelry. Ma non avranno particolarmente successo, probabilmente per questo nome impronunciabile, e la collezione verrà ritirata. Nel 2015, durante la campagna presidenziale, Melania dirà di incoraggiare il marito perché sa quello che farà per l'America e che vuole aiutare gli americani. Trump nel 2016 vincerà le elezioni e Melania terrà un discorso poco prima di diventare First Lady, ma stranamente, il discorso fatto da Melania è troppo simile, anzi ha proprio intere frasi uguali, proprio sputate e spiccicate, a quelle che aveva espresso Michelle Obama anni prima. Guardate, che io nel frattempo vi leggo la traduzione. Allora, dice Melania, che aveva già detto Michelle: la cosa importante è lavorare sodo per ciò che vuoi nella vita, che la tua parola valga come un giuramento affinché tu faccia ciò che hai detto di voler fare e che tratti le persone con rispetto e dignità, perché vuoi che tutti i bambini della nazione sappiano che l'unico limite nella loro vita sono i loro sogni, che il loro limite dipende da quanto sognano in grande e dalla volontà di lavorare sodo. Work hard for what you want in life. That your word is your bond. That you do what you say you're going to do. That you treat people with dignity and respect, because we want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them. Il 20 marzo 2006 nasce Barron, l'abbiamo detto, sua madre lo chiama Little Donald, cioè piccolo Donald. Ma a proposito di Trump che diventa presidente, com'è successo? Cioè Trump non è un politico. Come è potuto succedere? Cos'è andato storto? Facciamo un passo indietro fino agli anni 70. Allora, sul finire degli anni 70 Trump è un sostenitore del repubblicano Ronald Reagan e nel 1987 Trump si schiera con i repubblicani. Cos'è un repubblicano? Il sistema politico americano è dominato da 2 grandi partiti, repubblicani e democratici. È quindi un sistema bipartitico. Non c'è tutta la confusione di partiti che abbiamo noi, ce ne sono solo 2. Partiamo dai democratici. I democratici sono il partito che tende a essere più progressista, sono quelli che dicono il governo deve aiutare le persone, ridurre le disuguaglianze, sostenere i diritti civili, occuparsi del clima e offrire servizi come la sanità accessibile a tutti. La loro base elettorale è spesso nelle grandi città, tra i giovani e le minoranze. Sono stati presidenti democratici ad esempio Roosevelt, Kennedy, Obama e Biden. Dall'altra parte ci sono i repubblicani, che sono più conservatori, sono per i tagli alle tasse, per l'economia libera, per i valori tradizionali e per la sicurezza. Infatti sostengono di solito politiche rigide sull'immigrazione. La loro forza sta nelle aree più rurali, nel sud e nel Midwest. Sono stati presidenti repubblicani ad esempio Lincoln, Reagan e Bush. Il mandato di un presidente scade ogni 4 anni. Ogni candidato alla presidenza ha un vicepresidente che subentrerà al presidente nel caso in cui questo muoia, si dimetta
o venga rimosso dal suo incarico, ad esempio tramite impeachment. Quindi, dicevamo, negli anni 70 Trump era un sostenitore del presidente repubblicano Reagan e nel 1987 Trump si schiererà con i repubblicani. Andiamo al 1999, perché nel 1999 Trump aderisce ai riformisti per 3 anni. Si tratta di un movimento che cerca di promuovere riforme all'interno del partito, cioè, se ho capito bene, siccome non possono nascere altri partiti, ma possono esisterne solo 2, allora a volte nascono piccoli movimenti detti riformisti che parteggiano per uno dei partiti, ma vogliono che alcuni ideali di questo partito cambino. Correggetemi se ho capito male, per favore. Dal 2001 al 2008 Trump si prende una cotta estiva per i democratici, ma niente di serio. Infatti nel 2008 torna ad appoggiare il repubblicano John McCain e finalmente si tessera tra i repubblicani nel 2009. Nel 2011 Trump decide di diventare indipendente, solo per 5 mesi perché si annoia da solo, e decide di tornare al partito repubblicano dove si trova tuttora. E insomma, nel 2015 Donald Trump annuncia ufficialmente la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti come candidato repubblicano. L'annuncio avviene nella Trump Tower a New York. Durante il discorso di apertura, Trump pronuncia una delle frasi più discusse nella storia delle frasi discusse, che è questa: quando il Messico manda la sua gente, non manda il meglio. Portano droga, portano crimine, sono stupidi. E suppongo che alcuni siano brave persone. Questo discorso, tutto incentrato sul problema dell'immigrazione e sulla sicurezza, segna l'inizio della sua campagna elettorale basata sullo slogan Make America Great Again, cioè rendiamo di nuovo grande l'America, che non è un concetto inventato da lui. La frase si ispira a uno slogan del 1916 utilizzata dal presidente Wilson. Per la precisione però la frase al tempo era America First and Make America Great, cioè prima l'America e rendiamo grande l'America. In piena prima guerra mondiale, quindi non è di buon auspicio, diciamolo. Alcuni tra i punti principali della sua campagna sono l'immigrazione dal Messico, infatti lui propone la costruzione di un muro al confine con il Messico, ma ne parleremo meglio più avanti. La sicurezza, Trump adotta un tono duro contro il terrorismo, criticando a tal proposito la politica del presidente Obama, tra parentesi democratico. Obama non avrebbe intrapreso, secondo Trump, azioni decisive contro l'ISIS, cioè lui dice che è stato troppo ingenuo perché l'ISIS è una minaccia grave per la sicurezza degli Stati Uniti, praticamente fa allarmare il popolo e promette più sicurezza, cosa che più avanti si tradurrà nella proposta da parte di Trump di introdurre il travel ban. Anche di questo parleremo meglio più avanti. Il suo avversario politico per queste elezioni è Hillary Clinton del Partito Democratico. In piena campagna presidenziale Trump subisce un attentato. Circa un mese prima della Convention Nazionale Repubblicana, un cittadino britannico di nome Michael Stephen Sandford, che vive illegalmente negli Stati Uniti, tenta di sottrarre la pistola a un agente della Polizia Metropolitana di Las Vegas per usarla contro Trump e non ci riesce. Prima di essere arrestato viene interrogato, ciò che dichiara è sconvolgente. Intanto dice che era sua intenzione uccidere Trump e poi dice che se fosse di nuovo in strada domani ci riproverebbe. Questa notizia fa il giro dell'opinione pubblica, che inizia a vedere in Trump l'uomo sopravvissuto, forte, dedito al sacrificio per il bene degli Stati Uniti, e ovviamente nei sondaggi il distacco da Hillary, che fino a quel momento è la favorita, si accorcia. Mi sa che qualcuno sia passato al contrattacco, perché il Washington Post pubblica una registrazione del 2005 in cui Trump si vantava con Billy Bush di avere baciato e toccato donne senza il loro consenso e di aver cercato di sedurre donne sposate. Il tutto risalente a poco dopo il matrimonio con Melania incinta di Barron. La reazione è stata dirompente. I media iniziano a descrivere Trump come volgare e sessista. Alcuni esponenti del Partito Repubblicano ritirano il loro sostegno alla sua candidatura. Ma leggiamo che cosa ha detto Trump. Ok, siete pronti? Ho provato a scoprire. L'ho portata a fare shopping di mobili. Ci ho provato come un dannato, ma non ci sono riuscito. Era sposata, grandi tette finte e tutto il resto. Sai che sono automaticamente attratto dalle belle donne. È come una calamita. Solo un bacio, non aspetto nemmeno. E quando sei una star ti lasciano fare. Puoi prenderle per la puoi fare qualsiasi cosa. Trump si difende dicendo che si tratta di una battuta nello spogliatoio, di una conversazione privata che ha avuto molti anni fa. L'ex presidente Bill Clinton mi ha detto molto peggio sul campo da golf, dice Trump. Hillary prende la palla al balzo e twitta che quanto accaduto sia orribile, che non possiamo permettere a quest'uomo, dice Hillary Clinton, di diventare
presidente. Come se non bastasse, a rendere il tutto più grave è quello che è accaduto poco dopo, perché 17 donne confermano che quel tipo di comportamento sia reale e non chiacchiere da spogliatoio, e denunciano Trump di essere state molestate da lui, da Trump, esattamente con quel tipo di comportamento. Tutte queste donne raccontano la loro esperienza in maniera dettagliata, con tanto di luogo e date e tutte cose, e Trump risponde a tutte che non è vero niente e che si stiano inventando ogni parola solo per screditarlo. Siamo riusciti a trovare alcune testimonianze non anonime, leggiamone qualcuna per rendere l'idea. Jessica Litz racconta al New York Times che nei primi anni 80 era seduta accanto a Trump su un volo per New York. 45 minuti dopo il decollo, Trump avrebbe sollevato il bracciolo che li divideva e iniziato a toccarla afferrandole il seno e mettendo la mano nella gonna. Dice Jessica, era come un polpo, le sue mani erano ovunque, dopodiché dice di essere fuggita nella parte posteriore dell'aereo. La risposta a queste accuse è stata che i posti in prima classe hanno i braccioli fissi e quindi Litz non può avere detto la verità. Durante un dibattito a tal proposito sulla CNN, un portavoce di Trump ha ripetuto questa cosa dei braccioli per provare, no, che stesse mentendo e che Trump non abbia mai avuto questo tipo di comportamento. Ma in studio un appassionato di aviazione dice che nei primi anni 80 ancora ci fossero degli aerei, anche in prima classe, con i braccioli irregolabili. Andiamo avanti perché Rachel Crox ha detto al New York Times che nel 2005 Trump l'ha baciata sulla bocca alla Trump Tower di New York senza il suo consenso. Rachel, che nel 2005 era una receptionist di 22 anni, racconta di aver incontrato Trump fuori dall'ascensore e di essersi presentata, si sono stretti la mano e lui l'avrebbe avvicinata come per darle un bacio sulla guancia, solo che l'avrebbe baciata in bocca. Specifica Rachel, non sembrava un incidente ma una violazione, un gesto inappropriato, mi sono sentita così arrabbiata al pensiero che pensavo che fossi così insignificante da sentirsi autorizzato a poterlo fare. Dopodiché racconta di essere tornata alla sua scrivania e di avere telefonato a sua sorella per raccontarle cosa fosse successo. E ricorda con sgomento la risposta di sua sorella che incredula continuava a dirle ma sei sicura? Poco dopo l'uscita di questo articolo Trump accusa il Times di diffamazione definendo la storia falsa e una fabbricazione totale. Il Times si rifiuta di ritrattare la storia dicendo che loro hanno fatto giornalismo e servizio pubblico, quindi non hanno intenzione di ritrattare questa storia per una minaccia legale. E successivamente Trump organizza una conferenza stampa con alcune donne che hanno accusato Bill Clinton, l'ex marito di Hillary, di violenze sessuali poco prima di un dibattito che Trump doveva avere con Hillary Clinton. E così arriviamo a quando Donald Trump vince le elezioni presidenziali del 2016, anche se i sondaggi davano come favorita Hillary Clinton. Si mobilita una protesta gigantesca chiamata la Women's March. Circa 2.600.000 persone sparse per il mondo partecipano a questa marcia contro le ideologie politiche di Trump, ad esempio il muro al confine con il Messico, muro che rassicura i contribuenti Trump faremo pagare ai messicani, e il presidente messicano ci dice, il Papa, persino il Papa si esprime dicendo che, leggiamo che cosa ha detto il Papa appena è stato eletto Trump, una persona che pensa solo a costruire muri di qualsivoglia natura siano e non ponti non è un cristiano. Voglio dire che quest'uomo, sottinteso Trump, non è un cristiano se ha detto queste cose. Per ora gli concediamo il beneficio del dubbio, vedremo. Quindi Salvini che vuole fare il ponte è cristiano, Trump che vuole fare il muro no. Trump risponde al Papa che sia vergognoso che il Papa metta in dubbio la sua fede e che i messicani lo stanno usando per fini politici, e aggiunge Trump, ve lo leggo, se e quando l'ISIS dovesse attaccare il Vaticano, che come tutti sanno è il massimo trofeo a cui aspirano i jihadisti, posso garantirvi che il Papa si augurerebbe soltanto e pregherebbe perché Donald Trump fosse presidente. Il giorno successivo il direttore della sala stampa vaticana ha fatto sapere che il Papa non stava lanciando un attacco personale a Trump dicendo che chi costruisce muri non è cristiano, e con il Papa finisce così a tarallucce e vino. Ma le proteste non si placano. Trump non vuole i bambini ancora, cioè i bambini nati negli Stati Uniti da genitori arrivati illegalmente negli Stati Uniti, che per questo motivo diventano cittadini degli Stati Uniti, e Trump vuole combattere anche questa situazione. Quindi che cosa fa? Non integra i genitori, li caccia. Tornatevene dove siete venuti. Bambino, se vuole rimanere, altrimenti ve lo portate pure. Per quanto riguarda il muro invece dovete sapere che già c'era sto muro al confine col Messico,
c'era, solo che non era costruito in modo uniforme, ma così tipo a pezzi, e più che altro segnava un confine più che un vero e proprio limite invalicabile. Trump voleva costruirne 3200 km di sto muro, ma alla fine nel primo mandato se ne sono costruiti solo 727 km e più che altro sono stati sostituzioni o prolungamenti del muro esistente. Il 20 gennaio 2017 Donald Trump diventa ufficialmente il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Donald John Trump. Il primo presidente a non essere un politico, ma un imprenditore miliardario. Nella prima settimana di lavoro Trump mantiene la parola, inizia subito a smantellare l'eredità del suo predecessore firmando una serie di ordini esecutivi. Una delle sue prime mosse è colpire l'Affordable Care Act, meglio noto come Obamacare. Questa legge, che obbligava tutti i cittadini a dotarsi di un'assicurazione sanitaria base, era stata uno dei punti di forza di Barack Obama, ma anche uno dei bersagli principali di Trump durante la sua campagna elettorale. Con la sua firma Trump rimuove l'Obamacare con l'obiettivo di restituire agli americani la libertà di scegliere se averla o no l'assicurazione, ma questa decisione divide il paese. Per alcuni è una liberazione, per altri una scelta che lascerà milioni di persone senza accesso alle cure sanitarie di base. Trump decide anche che gli Stati Uniti devono uscire dal Trans-Pacific Partnership, un grande accordo commerciale tra vari paesi che si affacciano sull'Oceano Pacifico. Secondo lui questo tipo di accordi non aiuta l'America, ma danneggia i lavoratori americani perché spinge le aziende a trasferirsi in altri paesi dove il costo del lavoro è inferiore. Infine, sempre nella sua prima settimana, Trump firma il famoso travel ban, il divieto di ingresso per persone provenienti da 7 paesi a maggioranza musulmana: Iran, Iraq, Siria, Libia, Somalia, Sudan e Yemen, paesi da cui proverrebbero, a detta sua, i terroristi. Il divieto dura per 120 giorni, durante i quali si sarebbero fatti controlli per garantire che le persone ammesse siano adeguatamente verificate. Il travel ban causa un grande caos soprattutto negli aeroporti, dove molti viaggiatori vengono bloccati e rimandati indietro, inclusi i residenti con il visto valido. Il travel ban viene infatti rivisto, sistemato e i possessori di green card vengono automaticamente ammessi. Vengono eliminati alcuni paesi e ne vengono aggiunti altri come il Venezuela e la Corea del Nord, ma tanto per dimostrare che il divieto non si è basato solo sulla religione. E così viene portato alla Corte Suprema degli Stati Uniti e nel 2018 il travel ban, alla sua terza revisione, viene approvato. Se ho ben capito, chi non ha la carta verde viene arrestato. Pensate adesso se fosse stato lui il presidente quando suo nonno, scappato dalla Germania per non fare il militare, invece di essere accolto fosse stato arrestato. Da questa prospettiva ci si accorge di quanto le politiche anti-immigrazione volute da Trump avrebbero potuto impedire a lui stesso di diventare ricco e persino presidente, dato che se non si nasce negli Stati Uniti non si può manco diventare presidenti. A tal proposito, apriamo una breve parentesi perché Trump ha più volte lanciato frecciatine sulla questione birthers. Sarebbe una teoria del complotto secondo la quale Barack Obama non sia nato negli Stati Uniti e quindi non sia legittimato a ricoprire la carica di presidente. Trump nel 2011, ospite al David Letterman Show, dice: ho impiegato un'ora per avere il mio certificato di nascita. È inconcepibile che dopo 4 anni di interrogativi il presidente Obama non abbia ancora mostrato il suo estratto di nascita, no? Ma alla fine è vero che Obama non ha mostrato il suo certificato di nascita solo per mettere a tacere questi oppositori? No, non è vero, l'ha mostrato 2 volte. La prima nel 2008 in formato abbreviato, cui si leggeva soltanto che fosse nato alle Hawaii, e la seconda volta nel 2011 nel formato completo con il nome dell'ospedale, dei medici presenti alla sua nascita. Dopo aver messo a tacere queste voci, con questa prova però gli oppositori non sono convinti e il primo Trump dichiara che quel certificato meriterebbe ulteriori verifiche. Passiamo a un po' di caciara. Come ve lo immaginate un banchetto alla Casa Bianca? Lussuoso? Di solito sì, ma quando non viene approvato il bilancio, il personale e le attività vengono più che dimezzate. E infatti nel 2019 Trump, durante uno shutdown, così si chiama quando ti dimezzano i fondi, Trump ordina i panini al McDonald's, a Burger King e altri fast food statunitensi. L'evento è qualcosa di grottesco, ma come vedremo è solo l'inizio. E ora torniamo alle cose serie.
Arriviamo al 2020. Il 2020 è un anno che segna profondamente la storia mondiale. La pandemia di Covid-19 travolge ogni aspetto delle vite di tutti. Inizialmente Trump minimizza la gravità della situazione. Nei primi mesi del 2020, quando il virus inizia a diffondersi in tutto il mondo, il presidente si mostra ottimista. Cerca di rassicurare la popolazione dicendo il Covid-19 è una semplice influenza stagionale. A marzo però il numero dei contagi negli Stati Uniti aumenta drammaticamente e Trump è costretto a dichiarare l'emergenza nazionale. È un momento in cui l'America si ritrova ad affrontare l'enorme sfida di bilanciare la salute pubblica con la crisi economica che mette in ginocchio milioni di famiglie. E nell'ottobre 2020 Trump stesso viene contagiato dal Covid. La notizia fa il giro del mondo, ma grazie a cure mediche tempestive guarisce rapidamente e appena esce dall'ospedale dichiara: mi sento più forte di prima. Per capire quanto sia grave la situazione americana, a questo punto vengono effettuati i test, i famosi tamponi, e gli Stati Uniti risultano il paese con il maggior numero di contagi al mondo. Trump appare in TV per dire che non è proprio così, nel senso che risultano più contagi perché loro hanno fatto più tamponi rispetto al resto del mondo. Insomma, grazie allo sforzo e alla collaborazione di tutta la comunità medica e scientifica, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, grazie a una formidabile collaborazione, come sappiamo, la pandemia si è contenuta fino a terminare. Neanche il tempo è di nuovo campagna elettorale. Il mandato di Trump è finito e si devono rifare le elezioni. Il suo slogan è Make America Great Again, che vuol dire rendere di nuovo grande l'America, diventa Keep America Great Again, cioè mantieni l'America grande. Probabilmente non si sentivano di essere diventati grandi e Trump perde le elezioni contro Biden. Non potete capire il bordello, quanto si incazzano i sostenitori di Trump. Allora, Trump, tutto arancione, si rifiuta di ammettere la sconfitta e comincia a scrivere su Twitter che sia impossibile, che sicuramente ci siano stati dei conteggi truccati. Nonostante dall'ufficio elettorale continuano ad affermare che le elezioni siano state le più sicure della storia degli Stati Uniti d'America, Trump si rifiuta di ammettere la sconfitta, incarica il suo avvocato Rudy Giuliani di intentare cause in tutti gli stati in cui il voto postale è stato determinante. La tensione rimane, continua, aumenta, fino a quando il 6 gennaio 2021 una folla di sostenitori di Trump invade il Campidoglio. È un vero e proprio assalto, un attacco simile a un colpo di stato. La situazione è grave, ma per fortuna Trump, che prima aveva incitato la folla a combattere, ci ripensa. Pur definendo gli assalitori veri patrioti, condanna il loro operato e chiedendo su Twitter di smetterla. Arriva così il secondo impeachment per Trump qualche giorno dopo, l'11 gennaio 2021. Viene presentata alla Camera una seconda procedura contro di lui per avere fomentato una insurrezione contro il governo. La maggioranza vota contro Trump, 232 voti favorevoli per incriminarlo, di cui 10 addirittura da repubblicani. La mozione passa al Senato, che respinge le accuse contro Trump e lo assolve per la seconda volta. Ma non finisce qui. Vi ricordate che Trump scriveva su Twitter incitando le folle? Benissimo, Twitter chiude l'account di Trump per avere violato le regole incitando alla violenza. Trump non la prende bene e fa sapere che... Vi leggo cosa dice dall'account ufficiale POTUS, l'account ufficiale del Presidente degli Stati Uniti. Come dico da tempo, Twitter si è spinta ben oltre il vietare la libertà di parola e stasera i suoi dipendenti si sono coordinati con i democratici e la sinistra radicale per rimuovere il mio account dalla loro piattaforma, per far tacere me, voi e i 75 milioni di americani che mi hanno votato. Avevo previsto che sarebbe accaduto. Stiamo trattando con vari altri siti e avremo un grande annuncio a breve. Stiamo anche valutando la possibilità di una nostra piattaforma in un breve futuro. Non ci metteranno a tacere. Twitter non è libertà di parola. Twitter rimuove subito questi 5T di Donald Trump effettuati dall'account POTUS. Secondo le regole del social network, se Trump dovesse cercare di aprire un nuovo account, questo sarebbe sospeso non appena rintracciato. Ma Twitter non è l'unica piattaforma a sospendere l'account di Trump. Anche Facebook, Snapchat, Twitch. Solo che Twitter per Trump è una stangata dati i suoi 88 milioni di follower ed era pure la piattaforma che usava di più. Alla fine non fa un social tutto suo, quantomeno all'inizio, perché poi lo diverrà, ma una specie di blog personale dove può scrivere ciò che vuole con la possibilità per gli utenti di condividere facilmente il suo post su Facebook e Twitter. Trump si ritira nella sua casa a Mar-a-Lago a Palm Beach in Florida, qui organizza un ufficio per seguire le attività post-presidenziali. Dopo aver lasciato la Casa Bianca, Trump e le sue società vengono indagate per reati fiscali, evasione, frode assicurativa, frode bancaria, frode elettorale. Dalle indagini però non emerge niente di significativo. Vi ricordate che Elon Musk si è comprato Twitter e lo ha chiamato X in questi anni?
Perfetto. Elon Musk il 19 novembre 2022 fa un sondaggio su X nel quale chiede agli utenti di votare per la riammissione dell'account di Donald Trump. Dice: lo volete o non lo volete? Vince il sì con il 52% dei voti. E l'indomani, il 20 novembre 2022, Donald Trump riottiene il suo account con 88 milioni di follower. Ma, nonostante la riattivazione, Trump non lo usa. Niente, zero, neanche un saluto. Passa un anno e il 24 agosto 2023 pubblica il suo primo post, una foto segnaletica scattata in Georgia del suo arresto, con la scritta interferenza elettorale, mai arrendersi. Trump in quell'occasione incontra i giornalisti prima di recarsi ad Atlanta e andarsi a consegnare alla giustizia, no? per farsi arrestare, in teoria. E sentite quello che dice: quello che è successo qui è una parodia della giustizia, non abbiamo fatto nulla di sbagliato, non ho fatto nulla di male, le elezioni sono state truccate, questo è un giorno molto triste per l'America. Ora, il tempo di arrivare in tribunale, che esce con una cauzione di $200.000. Alla fine di tutte le accuse non se ne fa niente, pare abbia pagato delle multe milionarie ma niente di più. Il 19 dicembre 2023 la Corte Suprema dello Stato del Colorado stabilisce che Trump non può partecipare alle primarie per la candidatura come presidente per l'assalto al Campidoglio. A marzo 2024 però la Corte Suprema Federale degli Stati Uniti annulla la decisione della Corte Suprema in appello. Il 12 marzo 2024 Trump ottiene la maggioranza dei delegati alle primarie, diventando il candidato ufficiale del partito repubblicano alla presidenza. Aprile, maggio, giugno passano abbastanza tranquilli, arriviamo così al 13 luglio 2024. Ci troviamo in un comizio in Pennsylvania, quando durante il suo discorso si sentono colpi d'arma da fuoco. Trump si tocca l'orecchio, si abbassa e si nasconde dietro al leggio. Sembra sia stato colpito. Le guardie del corpo si schierano intorno a lui. Le guardie avvicinano per difenderlo. Trump si alza, il volto sporco di il pugno alzato dal sopravvissuto. Lo allontanano, si allontana e lo portano al sicuro in ospedale. Se la caverà con un cerotto. Alcuni spari colpiscono persino gli spettatori. Corey Comperator, un uomo di 50 anni, ex vigile del fuoco, perde la vita. Ma chi è stato? Chi è che ha sparato? Perché voleva eliminare Trump? E soprattutto perché ha ferito o ucciso pure altre persone? Non lo sapremo mai, perché Thomas Matthew Crooks, il ragazzo di 20 anni che ha sparato, è stato ucciso lì sul posto dalla sicurezza di Trump. Purtroppo una specie di esecuzione in risposta al fuoco. La cosa strana è che poco dopo su X va in tendenza la parola staged, cioè inscenato. Migliaia di persone condividono notizie che affermano che la fosse stata una messa in scena orchestrata da Trump e da alcuni suoi sostenitori. Queste teorie cospirative sostengono che nessuno tra la folla ha sentito degli corre, scappa, si fa prendere veramente dal panico. In tutto ciò Biden, dopo una decina di giorni, così rinuncia alla presidenza, a ricandidarsi, e passa la palla a Kamala Harris, la sua vice. Sarà lei la sfidante alle elezioni presidenziali per Donald Trump. Qualche giorno dopo, durante un dibattito televisivo che vede Donald Trump e Kamala Harris a confronto, Trump dice, riporto testualmente: molte città non vogliono parlarne perché ne sono imbarazzate. A Springfield, state pensando ai Simpson, ma non c'entra niente i Simpson, no? A Springfield stanno mangiando i cani. Le persone che sono arrivate, cioè gli immigrati, stanno mangiando i gatti domestici, stanno mangiando gli animali domestici delle persone che vivono lì. Questo è ciò che sta accadendo nel nostro paese. Lo scontro tra i due sfidanti alla presidenza raggiunge limiti di trash che hanno dell'incredibile. Kamala Harris durante un suo discorso racconta che da giovane ha lavorato da McDonald's, che questo fa di lei, a differenza di Trump, è uno che non ha mai lavorato, una persona più vicina ai lavoratori, no? Ai lavori fatti da persone comuni. Trump l'indomani di questa affermazione si mette il grembiule e va a lavorare da McDonald's, va a friggere le patatine. Spunta sul blog di Trump, che nel frattempo è diventato sempre più un social network simile a Twitter, che si chiama Truth Social,
un post in cui Trump condivide il sostegno di Taylor Swift alla sua presidenza con la scritta accetto. Ovviamente è un falso e si scatena il delirio perché Taylor di solito non si schiera, e anche se fosse, come saprà chi ha già visto la biografia su Taylor Swift, non si schiererebbe mai con Trump. Comunque, ovviamente Trump ci marcia su, producendo addirittura magliette con la stessa grafica dell'Eras Tour. Taylor smentisce, con un post su Instagram dichiara, anzi, di sostenere Kamala Harris. Vi leggo un pezzo del post in cui Taylor dichiara di sostenere Kamala Harris. Penso che sia una leader ferma e dotata e credo che possiamo ottenere molto di più in questo paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos. Sono stata così incoraggiata e impressionata dalla sua selezione del compagno di corsa Tim Walz, che ha difeso i diritti LGBT+, la fecondazione in vitro e il diritto di una donna al proprio corpo, no? Per decenni. Con amore e speranza, Taylor Swift, gattara senza figli. Perché si firma gattara senza figli? Scopriamolo. Praticamente durante un incontro televisivo il vicepresidente di Trump, J.D. Vance, fa un discorso in cui dice che l'America democratica sta andando allo scatafascio perché è piena di donne senza figli e piene di gatti. Trump pubblica questo post in cui dice odio Taylor Swift. Trump è tipo il manager di Elvis che vendeva le spillette sia con la scritta amo Elvis che quella con la scritta odio Elvis. Elon Musk invece fa il burlone e scrive su X: va bene Taylor, hai vinto tu, ti farò avere un figlio e difenderò i tuoi gatti con la mia stessa vita. Elon Musk nel frattempo regala soldi a chiunque voterà per Trump. Praticamente dopo l'attentato in Pennsylvania ha deciso che lo avrebbe aiutato a diventare presidente durante la sua campagna presidenziale. Organizza persino una lotteria da $1 milione al giorno da regalare a sorteggio, così a caso, a nomi presi dai nuovi iscritti al partito. Insomma, la corsa alla Casa Bianca si fa ogni giorno più dura e il 5 novembre 2024 Trump vince le elezioni e promette che sotto la sua presidenza inizierà l'età d'oro dell'America. Qualche giorno dopo si vede Trump con il presidente ucraino Zelensky, poi con il presidente russo Putin, e dato che le due nazioni sono in guerra, sembra che il neoeletto presidente Trump si sia subito mobilitato per cercare di risolvere il conflitto. Poi si vedono Trump e Biden per dirsi che la transizione da un presidente all'altro sarà pacifica, senza invasioni al Campidoglio, per dire. E poco dopo un missile americano partito dall'Ucraina colpisce in Russia e uno russo lanciato da Putin colpisce l'Ucraina. Che cazzo sta succedendo? Putin stesso appare in un videomessaggio per confermare l'attacco e dichiara che se armi americane continueranno a rompergli il ne sgancerà una grossa. Ma come mai? Sembrava che la situazione si stesse migliorando. Praticamente scopriamo che Trump, pur essendo già stato eletto presidente, inizierà ad essere presidente a tutti gli effetti a gennaio e che fino ad allora il presidente continuerà ad essere Biden. E quindi siamo qua. A questo punto rispondiamo alla domanda: ma Trump che ne pensa della guerra? Per capire l'approccio di Donald Trump alla guerra bisogna partire da una cosa. Lui non è il tipo di presidente che si butta in conflitti con il pretesto di portare la pace o la democrazia, così, in giro per il mondo. In altre parole, Trump è per lo più un non interventista. La sua filosofia è: gli Stati Uniti devono pensare ai propri interessi. Durante il suo mandato Trump ha spesso criticato le guerre passate, definendole inutili e costose. Ha detto più volte che l'invasione dell'Iraq nel 2003 è stato un disastro totale e ha accusato i suoi predecessori di aver sprecato trilioni di dollari in conflitti che non portavano benefici agli americani. Uno dei suoi obiettivi principali è stato ridurre il coinvolgimento degli Stati Uniti in conflitti stranieri. Un esempio è il ritiro delle truppe dall'Afghanistan. Trump infatti ha negoziato un accordo con i talebani per ritirare gradualmente le truppe americane, sostenendo che gli Stati Uniti fossero stati lì troppo a lungo, quasi 20 anni, e senza risultati. E dalla Siria ha ordinato infatti il ritiro delle truppe dal nord-est della Siria, lasciando che altri paesi come la Turchia si occupassero delle questioni locali, diciamo. Questo ritiro ha suscitato molte critiche, però, soprattutto perché ha lasciato i curdi, che sono alleati degli Stati Uniti, contro l'ISIS, in una posizione vulnerabile. Nonostante questa tendenza al disimpegno, non significa che Trump non abbia mai usato la forza militare. Per esempio, ha autorizzato l'uccisione di Soleimani, un alto generale iraniano, e ha lanciato attacchi mirati contro obiettivi dell'ISIS e della Siria. Insomma, Trump ha preferito farsi i cazzi suoi la maggior parte delle volte. Questo suo non fare però non vuol dire che non abbia avuto ripercussioni negative. I suoi accordi hanno portato in Siria all'uccisione di migliaia di civili curdi, in Afghanistan al ritorno al potere dei talebani, con conseguenze disastrose per i diritti delle donne.
non hanno praticamente più, non possono studiare, lavorare, parlare, guidare, sono aumentati i matrimoni forzati anche delle minorenni, il burqa obbligatorio, e se non rispetti queste leggi viene arrestata. Le donne afghane sono state private di autonomia e libertà, però non ci sono più soldati americani e questo dovrebbe essere un bene. Questo è un dibattito etico che lascia spazio a parecchie riflessioni, se volete parlatene nei commenti. La geopolitica non è il mio campo di studi, quindi se ho detto qualche cosa che non avete capito, fatevela spiegare da Gio Pizzi, per favore, che lui è molto più afferrato di me. Io mi limito a riportarvi che a livello umanitario il ritiro delle truppe di Trump è stato un macello, letteralmente, ma per lui, tra due mali, il male minore è che non si faccia la guerra e che non muoiano americani in conflitti lontani. Per Trump la guerra è una spirale in cui entrare è facile ma uscirne è difficile, con costi enormi sia economici sia di vite umane. Ecco perché dopo la sua elezione nel 2024 Trump ha detto: Russia e Ucraina la devono smettere. Per lui c'è il rischio che scoppi la terza guerra mondiale ed è convintissimo che farà fare la pace a Putin e a Zelensky. Già nel 2022, durante un comizio in South Carolina, Trump aveva detto: le fake news dicevano che la mia personalità ci avrebbe portati in guerra, ma in realtà la mia personalità è ciò che ci ha tenuto fuori dalla guerra. The fake news said my personality would get us into a war. I'm telling you, that guy's going to get us into a war. But actually, my personality is what kept us out of war. Bene, io direi che per oggi possiamo fermarci qui. Speriamo che la sua personalità tenga fuori dalla guerra anche noi e non solo l'America. E basta. Vi ricordo che su Pumpling con il codice biografo vi prendete un paio di calze gratis, come al solito. Condividete, mettete mi piace, vi voglio bene. A presto. E basta.